parte tutto al Cason di Lanza. Eccoci qua, sotto il Monte Zermula. Allora, ho premuto il pulsante rosso, buongiorno a tutti, sono William, amico di Andrea. Andrea non sapeva con chi andare e allora sono tipo l'ultima spiaggia della sera prima. Però sono molto felice di essere qua perché è da tanto che voleva andare in montagna e lui è l'amico più esperto che ho di montagna. Infatti non so se in questo video vi dirà qualcosa, però vi dirà qualcosa. A me qualcosa lo sta dicendo. E niente, guardate che spettacolo. Lì, ecco, noi arriveremo lì, si spera. La mappa è sottosopra, però andiamo su e poi giriamo verso destra, giustamente, che si arriva allo Zermula o Zermula. Poi parleremo dell'etimologia di questa parola. E se no a sinistra c'è il Zuc della Guardia. Ok, quindi quello è il Zuc della Guardia. Esatto. Ferrata che ho già fatto sul mio canale, se non avete visto il video andate a recuperarvelo. Bravi, non cappate. Invece oggi lo Zermula o Zermula. Allora, piccola correzione, nonostante Will mi abbia usannato come guida, abbiamo sbagliato strada. Nota a tutti, il sentiero inizia a destra subito dalla Malga, non bisogna andare per il Zuc della Guardia. In mia difesa è molto mal segnato il sentiero. Mentre scendiamo vi racconto un po' della storia e dell'etimologia di questa zona. Si dice o Zermula o Zermula. Zermula in friulano un po' più classico, se si può definire tale, mentre invece nel carnico locale si dice creta di Germula. Germula è una parola che deriva da germogliare, sempre in friulano, e quindi da questo si ha queste due pronunce diverse. Invece per quanto riguarda l'aspetto storico, questa è una zona di particolare interesse in quanto è sul confine con l'Austria, quindi durante la prima guerra mondiale furono costruite tante trincee e bunker che in realtà si incontrano anche durante il sentiero e probabilmente incontreremo. Quindi si temeva ai tempi un'invasione da questo lato, mentre invece l'altro possibile ingresso nel Friuli per l'impero austro-ungarico era dal passo Monte Croce. Quindi sempre una zona molto interessante. Difatti c'è proprio un sentiero che si chiama, mi pare, il sentiero della guerra o sentiero delle trincee. Dovete passare qua dove c'è questa croce, che è praticamente all'inizio un sentiero parallelo a quello che abbiamo imboccato erroneamente prima per andare al Zuc della Guardia. Siamo quasi arrivati all'attacco. Volevo solo mostrarvi questa parete assurda con questi spigoli tipo ad angolo retto. Bene, siamo arrivati all'attacco della ferrata. Adesso ci facciamo un panino, ci carichiamo un attimo. Siamo tutto un po' sudati. E qua si inizia. C'è altra gente. Saluta Willots, sei carico? Ciao a tutti. Wanna say hi to the camera? We'll see you at the top. Ale. Ogni tanto guardati anche indietro e giù, ammira la view, apprezza quanto sei in alto.
Ecco qua, come vedete, un po' dei reperti della prima guerra mondiale. No way! Moretti, sbam, Meritato? meritato. Tra l'altro l'imbrago di Will, bello vintage, prestato da Diego. Bella per Diego E la famiglia Rubian, che ringraziamo. che promuove lo sport all'aria aperta e queste bellissime tute. Basta! Oh, il panino è mio però. Questo non te lo do. Purtroppo c'è questa foschia, che poi non è foschia, ci sono gli incendi a Chiusaforte e infatti è fumo e si sente anche proprio l'odore di bruciato. Mi raccomando, in queste caverne sempre attenzione perché ci si può perdere. Parlo per esperienza. Ma questo lo scopriremo in un altro video. Forse. Off e clap. Anche se mi sa che il footage ormai è andato a perdere. No, forse ce l'ha da qualche parte. Boh. L'Alpe di Carnia, fosse del Piemonte, con qualcosa e amore, con valore gli alpini del battaglione cui vogliono difesa dall'ingiuria nemica. E oggi che dall'Oriente insieme col sole appare la gloria di Gorizia risorta, gridano non la speranza ma la certezza della vittoria italiana. 1916. Eccoci arrivati in Malga e con una Radler davanti adesso il Willox ci racconta la sua esperienza. Allora, contate questo, che io nella vita sono stato in montagna e sono uno abbastanza spericolato, quindi in realtà l'idea di arrampicarsi mi ha gasato, cioè Andrea mi ha gasato. Infatti, vabbè, oltre la fatica iniziale di fare il percorso tipo 2 volte prima di arrivare alla ferrata, però la ferrata in sé è davvero adrenalinico, cioè il fatto di arrampicarsi, ogni passo devi sceglierlo bene, è davvero un'esperienza da fare secondo me. Sia che tu non abbia mai fatto la montagna, quindi puoi provarlo con sentieri facili, sia che tu sia un esperto e quindi vai a fare le cose al contrario. Davvero un'esperienza che sicuramente ricorderò tutta la vita. E alla prossima avventura!